Ciao amici, bentornati. Dopo questa breve pausa cerchiamo di ripartire con un nuovo video. Io ho trovato questo nuovo video che si intitola Un librone per agosto, è un tag che ho trovato sul canale sia di Elena Monti che di Teresa Bibucalula. È un'idea recente, io l'ho trovato circa una settimana fa, per cui l'ho registrato adesso, anche se è un pochino in ritardo, perché consigliare libri per agosto è un po' tardi, ma pazienza, casomai ve li leggete per settembre. D'altronde circola adesso, non potevo farlo prima. Eh, Vediamo se riusciamo a registrare nonostante il caldo. Poi vi lascio qui sotto tutte le domande come sempre e tutti i libri citati, se volete provare a rifarlo anche voi. Io non taggo nessuno come sempre, taggatevi da soli. Allora, numero uno, il mattone. Il mattone io ho scelto La Valle dell'Eden, questo, uno dei romanzi più belli di sempre di Steinbeck. Non ho ancora fatto un video dedicato a questo libro perché l'ho letto molti anni fa e volevo rileggerlo prima di fare il video perché è un libro piuttosto complesso. Una saga familiare che si sviluppa su diverse generazioni, due famiglie in lotta, parla dei rapporti tra genitori e figli, dei rapporti tra fratelli, dei rapporti familiari, la lotta tra il bene e il male, il giusto e sbagliato. È un libro molto complesso. Se avete visto il film con James Dean, è un film meraviglioso, ma il libro è ancora molto più complesso. Consigliatissimi entrambi, è uno dei libri più belli di sempre. Un mattone nel senso che è un bel librone, ma non è pesante. Io l'ho letto quando ero adolescente, per cui può andare bene per tutti, è un libro meraviglioso. Numero 2, il classico. Anche qui ho scelto un libro di Steinbeck che è Furore. Furore è considerato il libro sulla Grande Depressione, ne ho già parlato, c'è già un video qui sul canale, poi vi lascerò tutto sotto. Per questo libro Steinbeck ha vinto il Pulitzer e dopo ha vinto anche il premio Nobel per la letteratura. Un libro bellissimo che parla di una famiglia che si vede espropriato tutto dalle banche, una famiglia di mezzadri, cerca di andare verso est, verso la California in cerca di fortuna, in cerca di una vita migliore perché sono rimasti veramente senza niente, senza neanche niente da mangiare. Tutto ha perso, la terra, la casa, il lavoro, qualsiasi cosa. Si sono ritrovati letteralmente a piedi e troveranno un'altra massa di disperati come loro e non troveranno la terra promessa come speravano. Troveranno solo disperazione e miseria, insieme a tanti altri milioni di disperati. È un libro che parla della Grande Depressione. Nonostante l'argomento sia piuttosto triste, comunque è molto bello da leggere. Poi, numero 3, il true crime. Il true crime ho scelto I miei luoghi oscuri di James Roy, che non ho trovato qui in casa, mi scusate, ma siamo ancora in fase di trasloco, tanti libri non riesco a trovarli. I miei luoghi oscuri è l'autobiografia di James Roy, dove lui racconta quando aveva circa 10 anni, praticamente sua madre è stata uccisa da una persona che non è mai stata trovata. Lui lo chiama il bianco scuro, nel senso che era un bianco di carnagione scura, un italiano, un messicano, un ispanico. Non ci sono testimoni, sua madre è stata uccisa in un vicolo, la polizia ha indagato un po' così, ma non è. Poi ci sono stati degli altri delitti eccellenti nello stesso periodo e quindi sia la cronaca sia la polizia era concentrata altrove e il delitto di sua madre è stato trascurato. Dopodiché lui è andato a vivere col padre e che era separato. Il padre era un alcolizzato, un fannullone pieno di vizi che non si è occupato minimamente di lui. È cresciuto come un ragazzo sbandato, ha iniziato a rubare, a drogarsi, a fare dei reati e poi verso la tarda adolescenza ha cominciato a pensare di indagare sul delitto di sua madre e questo l'ha fatto appassionare alla cronaca nera. Da qui è uscito dai suoi luoghi oscuri, lui li chiama i suoi luoghi oscuri, cioè la sua vita sballata, la sua vita difficile. Ha cominciato ad avere una vita più o meno normale, a indagare, a appassionarsi di cronaca nera. Da qui è diventato giornalista, poi scrittore, eccetera, e racconta tutta la sua vita. True crime, appunto, perché parla del delitto di sua madre, questo libro. Numero 4, il romanzone di genere. Io ho scelto Il grande sonno di Raymond Chandler, che è un noir, considerato uno dei gialli più belli di sempre.
eh, un thriller investigativo con protagonista Marlowe, di cui ho già parlato ampiamente, ne sono stati tratti anche diversi film e vi lascio i video relativi qui sotto. Anche qui il libro non sono riuscita a trovarlo in casa, mi spiace. Numero 5, il libro sui libri, il libro che parla di libri. Qui ho pensato alla trilogia del mercante di libri di Marcello Simoni, che sono dei thriller medievali con protagonista appunto un mercante di libri, che sono il mercante di libri maledetti, la biblioteca perduta dell'alchimista, il laboratorio ai confini del mondo. Sono dei thriller, dei gialli ambientati in epoca medievale. Se vi piace il genere thriller storico ve li consiglio perché sono scritti molto molto bene. Numero 6. Forse l'hai letto, forse no. Qui ho trovato questo libro che è L'Orlando Furioso di Luca Canali. Il titolo è lo stesso perché ovviamente è un rifacimento in chiave moderna del classico Orlando Furioso, l'avrete certamente almeno sentito nominare, ambientato in epoca moderna. Questo libro è, credo, degli anni 80-90. È un rifacimento del classico ai giorni nostri, diciamo. È un libro che io ho in casa già da un po' e non mi ricordo se l'ho letto, per quello che ci sono dei libri che poi io ne leggo tanti, poi non mi ricordo se li avevo già letti, e questo non è... Mi sa che lo leggerò perché non me lo ricordo, non sono sicura. Poi, 7, il romanzo cattivo. Qui ho scelto Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini, un romanzo scritto benissimo, crudo, forte, molto cruento, cioè senza fronzoli, senza aggiustamenti, diciamo, è molto diretto, spiega chiaramente la storia di questi ragazzi che sbandati che vivono nelle bidonville intorno a Roma nel primo dopoguerra, anni 50, eccetera, e vivono di non curati dai genitori, dormono dove capita, rubano, fanno una vita, insomma, si vendono anche e alla fine non c'è il lieto fine, non va a finire tutto bene. Il libro cattivo perché spiega in maniera nuda e cruda la vita di questi ragazzini, uno dei libri più belli che io abbia mai letto, consigliato per tutti, scritto veramente benissimo. Poi dove siamo arrivati? Il non se lo fila nessuno. Io ho scelto un altro libro di Pasolini, questo, che è Una vita violenta. Anche questo è bello come Ragazzi di vita, ma secondo me non ha avuto lo stesso successo. Se vi è piaciuto quel libro vi consiglio anche questo. Praticamente Ragazzi di vita parla di un gruppo di ragazzini, invece Una vita violenta parla di un ragazzino solo che è Tommasino e racconta la sua vita, più o meno anche lui un ragazzino sbandato, che vive ai margini della società, altrettanto bello quanto Ragazzi di vita, ma che ha avuto meno fama secondo me, almeno io l'ho sentito citare molto meno spesso. Numero 9, pensavo fosse un thriller, qui vi cito Idilli d'estate di Patricia Highsmith. È un romanzo che parte col delitto di un ragazzo gay giovane di 20-21 anni, mi pare che si svolge in Svizzera. Però il libro non parla della risoluzione del crimine, parte da questo spunto per parlare di questo sottobosco cittadino, mm, di queste vite ai margini della società, diciamo, di gente di cui non parla nessuno, ecco, un po' ai margini, diciamo. Per quello pensavo fosse un thriller, perché all'inizio del romanzo c'è un delitto, io pensavo che parlasse di quello. Molto bello anche questo, tutti i libri che vi cito sono tutti consigliati da leggere, come gli altri libri dell'Aismi, tra l'altro. Numero 10, il grande romanzo italiano, qui mi è venuto in mente Cronache di poveri amanti di Pratolini. Questo è un affresco, un dipinto che racconta la vita della gente che viveva in Via del Corso negli anni 20-30 del XX secolo, durante il fascismo. È la zona dove viveva l'autore, in parte autobiografico, in parte un po' inventato, che parla della vita della gente povera che viveva lì. Sono racconti di vita, leggibilissimo, molto bello, molto triste per certi versi.
la vita di storie di innamorati, di gente povera, ecco. Parla della vita della gente. Poi, numero 11, la riscoperta di cui parlano tutti, per questo non mi è venuto in mente nessun libro, per cui lo salto. 12, pensavo fosse facile, anche qui non mi è venuto nessun titolo, lo salterei. 13, la biografia letteraria. Qui ho preso Le Idi di marzo di Colin McCullough, questo, di cui avevo già parlato, fa parte di una raccolta che parla della vita, dalla vita di Caio Mario a Augusto, l'epoca di Cesare, diciamo. È una serie di libri ehm, che parla della storia del primo, la fine della Repubblica Romana, inizio dell'impero, ecco, quel periodo lì, che sono una serie di libroni. Numero 14, la riscrittura. Qui ho trovato, sempre di Luca Canali che dicevo prima, il satirico, che è un rifacimento di questo che è il Satiricon di Petronio. Il Satiricon è appunto una satira, come dice il titolo, dei costumi sessuali dell'epoca. Nel libro ci sono un gruppo di ragazzi che girano e vivono diverse avventure di vario genere. Quello di Luca Canali è simile, rifatto in epoca moderna, cioè anziché girare con le bighe, magari giravano in macchina negli anni 80-90, che questo, come l'Orlando Furioso, è un rifacimento di un classico. Luca Canali ne ha fatti diversi di questi libri, che comunque vi consiglio, sono dei libri piacevoli, un po' più moderno del classico romano, scritto anche in maniera più scorrevole perché l'italiano è l'italiano di oggi. Eh, Numero 15, il libro con dentro un altro libro. Io ho pensato a Mondo senza fine, questo di Ken Follett. Anche questo è un libricino sottile sottile, come potete vedere, sono 2000 pagine. Non so quante pagine sono, 1400, 1300. Con dentro i pilastri della terra, nel senso che è la prosecuzione della storia, per cui si parla anche del primo libro. Eh, i protagonisti di Mondo senza fine sono i successori dei protagonisti dei Pilastri della Terra. Se avete visto la miniserie televisiva sapete di cosa parlo, ambientati in epoca medievale tra l'anno 1000 e l'anno 1300, diciamo. Se vi piace il genere romanzone storico, consigliatissimi, molto belli, anche qui devo averne già parlato sul canale. Bene, adesso vi lascio qui sotto le tracce, tutti i libri citati, i video di cui ho parlato, eccetera. E al prossimo video, a presto. Grazie per la visione, ciao.